di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Dal Santuario di Fatima, veglia di preghiera per il 180° anniversario della quarta apparizione di Maria ai Tre Pastorelli. Martedì 12 agosto, alle ore 22:30 su Telepace. Telepace, voce di chi non ha voce, voce di chi non ha voce. Preghiamo insieme con la Santa Messa in diretta dal Santuario di Fatima per il 180° anniversario della quarta apparizione della Beata Vergine Maria ai Tre Pastorelli. Mercoledì 13 agosto, alle ore 11, in diretta su Telepace. Nella vigilia della festività dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, Telepace trasmette la Santa Messa dal Santuario della Madonna della Corona, presieduta dal Vescovo Monsignor Domenico Pompili, giovedì 14 agosto, alle ore 21:30 in diretta su Telepace. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatto. Ti lodino i popoli tutti. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. O Dio creatore e Padre, sorgente della vita, fonte di comunione, ti loda questa Chiesa. In Cristo Salvatore, tu vieni incontro all'uomo per salvarlo dal male e renderlo tuo figlio. Per mezzo degli apostoli, tu hai condotto le genti a formar la tua Chiesa, diffusa in tutto il mondo. Il Vescovo Rufino, arato d'Evangelo,
nostri padri all'incontro con Cristo. Pastore vigilante, veglio su questa Chiesa, testimone fedele, dono il sangue per Cristo. Egli preghi per noi, perché su suo esempio, con franchezza e coraggio, annunziamo il Vangelo. Aderiamo al Signore con la sua stessa fede e con lo stesso amore costruiamo la Chiesa. A te sia lode, o Padre, per Cristo Salvatore, che dà vita alla Chiesa con lo Spirito Santo. Sarete odiati a causa del mio nome, ma chi sarà fedele sino alla fine sarà salvo. Perché le genti congiurano, perché invano cospirano i popoli. Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Se ne ride chi abita i cieli, schermisce dal lato il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. Io l'ho costituito mio sovrano, sul mio santo monte. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le speserai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi giudici della terra. Servite Dio con timore e con tremore esultate. E non si sdegni, e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sarete odiati a causa del mio nome, Ma chi sarà fedele sino alla fine sarà salvo. Non sono paragonabili le sofferenze presenti alla gloria futura che apparirà in noi. Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi? Fuggi come un passero verso il monte. Ecco, gli empi tendono l'arco, agguistano la freccia sulla coda, per colpire nel buio i reti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Ma il Signore nel Tempio Santo,
Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano un uomo. Il Signore scruta giusti ed empi ed odia chi ama la violenza. Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo. Vento bruciante toccherà loro in sorte. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti vedranno il suo voto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non sono paragonabili le sofferenze presenti alla gloria futura che apparirà in noi. Come oro nel fuoco, il Signore li ha provati, li ha graditi come un olocausto. Accogli, Signore, la causa del giusto. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Venga da me la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo di notte. Provami a fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è resa colpevole, secondo l'agire degli uomini. Seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento. Sulle tue vie tieni saldi i miei passi e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta. Porgi l'orecchio, ascolta la mia voce. Mostrami i prodigi del tuo amore, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. Fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano. Essi hanno chiuse il loro cuore, le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli avanzano, mi circondano, puntano gli occhi per abbattermi. Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato. Oggi, Signore, affrontalo, abbattilo, con la tua spada scampami dagli empi. Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita. Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, se ne sazino anche i figli, e ne avanzi per i loro bambini. Ma io, per la giustizia, contemplerò il tuo voto. A risveglio mi sazierò della tua presenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come oro nel fuoco il Signore li ha provati, li ha graditi come un olocausto. Mi afferra l'angoscia e l'oppressione, ma la tua parola mi sostiene.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo. Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo, poiché a questo siate stati chiamati per avere in eredità la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole di inganno. Eviti il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere. Ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. E chi vi potrà fare del male se sarete ferventi nel bene? E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. Carissimi, non siate soppressi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca, glorifichi anzi Dio per questo nome. Darò gloria al tuo nome, Signore. Sei stato per me aiuto e difesa. Esulterò di gioia per la tua grazia. Sei stato per me aiuto e difesa. Dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium del Concilio Vaticano Ecumenico II. La missione divina affidata da Cristo agli Apostoli durerà fino alla fine dei secoli, poiché il Vangelo che essi devono predicare è per la Chiesa il principio di tutta la sua vita in ogni tempo. Per questo gli Apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero cura di costituirsi dei successori. Infatti, non solo ebbero vari collaboratori nel ministero, ma perché la missione loro affidata venisse continuata dopo la loro morte, lasciarono quasi in testamento ai loro immediati cooperatori l'ufficio di completare e consolidare l'opera da essi incominciata, raccomandando loro di attendere a tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo li aveva posti a pascere la Chiesa di Dio. Perciò si scelsero di questi uomini e in seguito diedero disposizione che quando essi fossero morti, altri uomini esimi subentrassero al loro posto.
Fra i vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nella Chiesa, secondo la testimonianza della tradizione, tiene il primo posto l'ufficio di quelli che, costituiti nell'Episcopato per successione che decorre ininterrotta dall'origine, possiedono il tralcio del seme apostolico. Così, come attesta Sant'Ireneo, per mezzo di coloro che gli apostoli costituirono vescovi e dei loro successori fino a noi, la tradizione apostolica in tutto il mondo è manifestata e custodita. I vescovi, dunque, assunsero il servizio della comunità con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi, presiedendo in luogo di Dio al gregge, di cui sono pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della Chiesa. Come quindi permane l'ufficio dal Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli Apostoli, e da trasmettersi ai suoi successori, così permane l'ufficio degli Apostoli di pascere la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal Sacro Ordine dei Vescovi. Perciò il Sacro Concilio insegna che i Vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli, quali pastori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo. Vegliate sul gregge in mezzo al quale lo Spirito vi ha posto come vescovi. E guidare la Chiesa di Dio, acquistata nel sangue del suo Figlio. A chi amministra si chiede di essere fedele. Guidare la Chiesa di Dio, acquistata nel sangue del suo Figlio. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. E acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre,
aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accogli nella tua gloria nell'assemblea dei santi. Voi siete la luce del mondo. Come città costruita su monte, non potete restare nascosti. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voi siete la luce del mondo, come città posta sul monte, non potete restare nascosti. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre. Benedite opere tutte del Signore il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore. Benedite i cieli il Signore. Benedite acque, tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potente, tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade il Signore. Benedite o venti tutti il Signore. Benedite fuoco e calore il Signore. Benedite freddo e caldo il Signore. Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore. Benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che gemminate sulla terra, il Signore.
Benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici il Signore. Benedite figli dell'uomo il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore. Benedite o servi del Signore il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore. Benedite pie e umili di cuore il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre. Viva ed efficace è la parola di Dio, più penetrante di una spada a due tagli. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetteri cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, in colonna di umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. E compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti e stringere in catene i loro capi. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viva ed efficace è la parola di Dio, più penetrante di una spada a due tagli.
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine. E ai posti come sentinelle vegliano sulla tua Chiesa. E ai posti come sentinelle vegliano sulla tua Chiesa. Giorno e notte annunziano il tuo nome. Vegliano sulla tua Chiesa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. E ai posti come sentinelle vegliano sulla tua Chiesa. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti do tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. E severo senza timore in santità e giustizia, a suo cospetto per tutti i nostri giorni, e tu bambino sarai chiamato profeta l'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. e rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della notte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che in San Rufino ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, Fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. tu che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, Non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. tu che nei santi pastori posti al servizio del tuo popolo ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, Fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. tu che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, Fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, Ma liberaci dal male. O Dio, che con la predicazione apostolica di San Rufino Vescovo e Martire hai chiamato i nostri padri alla mirabile luce del Vangelo, per sua intercessione accresci in noi la fede, la speranza e la carità, perché la nostra Chiesa sia segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto d'ingresso, pagina 41. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, la diocesi di Assisi e la stessa città di Assisi è nuovamente in festa perché quest'oggi celebriamo la solennità del primo vescovo e martire della diocesi di Assisi, colui che portò e difese la fede da queste parti. Noi vogliamo ringraziare quest'oggi il Signore durante questa celebrazione per tutti coloro che ci hanno trasmesso la fede, per coloro che l'hanno testimoniata in una maniera autentica. E prima di celebrare questi santi misteri vogliamo chiedere il perdono di tutti i nostri peccati, ma soprattutto per tutte quelle volte quando a noi stessi noi non siamo stati autentici testimoni del Vangelo, della nostra fede. Confesso, Dio Onnipotente, e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie
excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con la predicazione apostolica di San Rufino Vescovo e Martire hai chiamato i nostri padri all'ammirabile luce del Vangelo, per sua intercessione accresci in noi la fede, la speranza e la carità, perché la nostra Chiesa sia segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. Là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di
se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo Apostoli ai Tessalonicesi. Fratelli, abbiamo avuto nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, e il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna, ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo pronunciato parole di adulazione, come sapete, né avuto pensieri di cupidigia. Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle proprie creature. Così affezionati a voi avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Parola di Dio. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore conoscono me. Alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo
abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo vile, ma anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, ieri parlando di Santa Chiara, parlando della sua santità, ho citato una frase di Giovanni Paolo II che disse che i santi non passano, sono sempre presenti, sono vivi, sono sempre attuali. Ci sono stati dati, lasciati, affidati come un'ispirazione. Ecco, nonostante che vissero nelle epoche anche lontane, il loro cammino verso la santità e la loro santità ha qualcosa da dirci, da suggerirci, da poter adattare e vivere nel nostro cammino di vita e di santità. Nella lettera degli Ebrei sentiamo queste parole: ricordatevi dei vostri capi, conduttori che vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitate la loro fede. Ecco, se volessimo applicare questa frase al patrono della solennità di oggi, al patrono della diocesi di Assisi e anche della stessa città di Assisi, penso che abbiamo da contemplare un qualcosa e anche per adattare un qualcosa al nostro cammino personale. E penso che si possano in qualche modo anche riferire a lui le parole di San Paolo che dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ecco, fratelli e sorelle, il Vescovo Rufino è martire, penso che ci aiuti a considerare questo atteggiamento, questa battaglia, ecco, anche nella nostra vita. Nel libro del profeta Gioele noi leggiamo le parole di Dio che dicono: io vi darò i sacerdoti secondo il mio cuore. Qual è il cuore del sacerdote per eccellenza? Qual è il cuore di Dio che sicuramente avrà contemplato e fatto suo il Vescovo Rufino per la sua vita, per la sua missione anche da Vescovo? Ecco, il Vangelo di oggi che appena abbiamo ascoltato ci dà una risposta. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Quando noi sentiamo parlare del buon pastore, sicuramente ci vengono quelle frasi o quelle immagini del pastore buono, quello del Salmo del 23, quel pastore che si prende cura, che guida, che va a cercare le pecore smarrite, le porta sulle spalle. Noi vediamo questa tenerezza, questa vicinanza, questa compassione del pastore. Invece l'Evangelista Giovanni, quando parla del buon pastore, lo presenta in un'altra maniera, complementare ma altra, e cioè lo presenta come un lottatore che a prezzo della propria vita difende il gregge che gli è stato affidato. Quel buon pastore assomiglia al re Davide, quel giovane che affrontava il leone e l'orso per difendere le pecore che pascolava. Ecco, questa è caratteristica di un uomo forte e impavido che si batte contro i banditi e contro le bestie feroci
che viene ripresa nel Vangelo e ci viene suggerita. Fratelli e sorelle, la qualifica buono non si riferisce ai sentimenti, non significa tenero, amabile, ma il pastore buono significa vero, autentico, coraggioso. E Gesù è quello vero pastore che è legato in modo passionevole, passionale alle sue pecore, ed è pronto di dare la vita. E per risultare ancora più chiaro questa immagine, parla di un mercenario. Il mercenario, fratelli e sorelle, è quella persona che era al servizio di quelle persone che non potevano, pascolare da soli. Veniva stipulato un contratto che prevedeva un certo tipo di atteggiamento, però, di fronte ai pericoli, il mercenario poteva fuggire davanti a un leone, un leopardo e un orso. Non era tenuto, non doveva rimanere e difendere fino alla fine. Ecco il cuore del mercenario. Fratelli e sorelle, e penso che questo sia un messaggio per noi, perché questo Vangelo non è rivolto solo a coloro che hanno un ministero della presidenza nella Chiesa. È un Vangelo che viene applicato a tutti i cristiani. Infatti viene letto la quarta domenica della Pasqua quando preghiamo per le vocazioni, per tutte le vocazioni, forse in modo particolare per quelle sacerdotali, ma per tutte le vocazioni. Allora ogni discepolo deve avere un cuore da vero pastore, deve coltivare la generosità incondizionata come Gesù nei confronti del suo gregge, nei confronti dell'uomo. Ha un cuore da mercenario, fratelli e sorelle, chi si attiene agli obblighi minimi fissati nel contratto, chi sta a discutere sui doveri più o meno validi, forti o meno, chi è fedele alle disposizioni della legge per ottenere una ricompensa o evitare una punizione. Chi ha un cuore come quello di Gesù non fa calcoli, non si chiede dove arrivino i suoi diritti e dove finiscono i suoi doveri, che cosa stabiliscono le norme e quali sono gli accordi stimati con il padrone. Segue un'unica legge, l'amore folle, la fedeltà folle, la prontezza di dare la propria vita per la causa in cui si è implicato. L'amore non conosce confini, non si ferma di fronte ad un ostacolo, a nessun rischio, a nessun sacrificio. Chi non ama come ha amato Gesù non lo capirà e non capirà la propria missione. Chiediamo allora all'intercessione di San Rufino che ci aiuti ad affrontare, la nostra vocazione, a viverla in una maniera fedele fino alla fine, pronti al massimo sacrificio. In risposta alla parola ascoltata vogliamo rinnovare la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre
e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, ma il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, celebrando la solennità di San Rufino, vescovo e martire, per mezzo del quale la Chiesa di Assisi ricevette la divina rivelazione, supplichiamo Dio Padre Onnipotente con preghiera unanime e cuore fervente. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa, il Vescovo e tutto il Collegio Episcopale, perché il Signore, che li ha scelti pastori della Chiesa, li aiuti a guidare con saggezza e fortezza il popolo di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che ci governano e per tutti i capi delle nazioni, perché promuovano incessantemente il bene comune, la giustizia e la pace, con particolare attenzione verso i più poveri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti annunciano il Vangelo, vescovi, sacerdoti, catechisti, educatori, perché facciano risuonare la parola di Cristo in modo adatto al nostro tempo, ma sempre nella fedeltà al Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che sono afflitti, per i malati e gli anziani, per i nostri fratelli defunti, perché a tutti il Signore conceda perdono e salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la tua misericordia, Padre, raggiunga tutti i popoli della terra segnati dalla guerra, perché il dono della pace che scaturisce dal crocifisso risorto giunga al cuore di ogni uomo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti e per questa nostra comunità diocesana, perché il Signore accresca lo spirito apostolico, susciti vocazioni sacerdotali e religiose e ci renda degni di imitare la fede ed il coraggio di San Rufino nel testimoniare il Vangelo. Preghiamo. Ascolta. O Dio, che per mezzo del tuo martire e vescovo Rufino ci hai fatto giungere alla conoscenza del tuo nome, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e per i suoi meriti e la sua intercessione possiamo giungere alle gioie del cielo per Cristo nostro Signore. Amen. Canto, pagina 184.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con paterna bontà i nostri doni, o Signore, e trasformali con la benedizione del tuo Spirito, perché sia comunicata anche a noi la fiamma viva del tuo amore che sostenne San Rufino nelle sofferenze del martirio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo nostro Signore e Redentore. Con il suo sangue sparso sulla croce hai rinnovato il mondo e con la potenza del tuo Spirito hai sostenuto gli annunciatori del Vangelo perché diffondessero il tuo regno. Con la predicazione e il martirio del Vescovo Rufino hai portato i nostri padri alla conoscenza del tuo nome e hai fatto nascere questa nostra Chiesa che in comunione con tutti i credenti sparsi nel mondo proclama le meraviglie del tuo amore. Per questo mistero della tua benevolenza ci uniamo alla liturgia del cielo e con gli angeli e i santi cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, e i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Rufino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di solo.
Canto, pagina 83. Il Signore è il mio pastore, nulla mancato ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque, è il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro a lui mi sento sicuro. Or se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. Preghiamo. Ci ricolmi di gioia, o Padre, il sacramento di salvezza che abbiamo offerto e ricevuto nella festa di San Rufino, Vescovo e Martire, e fiorisca sempre nella Chiesa l'integrità della fede e la santità della vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la festa di San Rufino, Padre della nostra fede e patrono della nostra Chiesa, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Rufino la forza rinnovatrice della sua croce gloriosa, rendendolo zelante nell'annuncio della parola e coraggioso nel martirio, vi renda testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che ha reso instancabile San Rufino nello spendere la vita per il suo gregge, vi renda capaci di consacrarvi sempre più al servizio della nostra Chiesa diocesana per attuare una vera comunione di fede e di amore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Jubilate Deo omnis terra,
Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno martedì 12 agosto, San Giuliano, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ci parla di un uomo che ha 100 pecore. Una si smarrisce e lui, mosso dall'amore, lascia le 99 e va a cercare quella perduta. È l'immagine del cuore di Dio, che non si rassegna a perdere neanche uno dei suoi figli. E noi spesso facciamo il contrario. Davanti a un mondo che si allontana dalla fede, a una comunità che si disperde, a un gregge che sembra essersi smarrito, ci rifugiamo nelle poche pecore che ci sono rimaste attorno. Ci chiudiamo, ci accontentiamo, ci difendiamo. Almeno queste le ho vicine, ci diciamo. Almeno queste ascoltano la voce di Gesù. E intanto perdiamo di vista tutti gli altri. Ma il Vangelo ci chiede coraggio, ci invita a non restare fermi, a non difendere il poco, ma ad amare con il cuore grande del buon pastore. Ci sono tanti fratelli che si sono smarriti non per cattiveria, ma per solitudine, stanchezza, ferite mai guarite, e spesso aspettano solo qualcuno che li venga a cercare. Allora forse oggi è il momento di alzare lo sguardo, di uscire dai nostri recinti sicuri e di ricominciare ad amare quel gregge disperso, che ci sembra lontano, ma che Dio non ha mai smesso di cercare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube e in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo con i commenti e le condivisioni, collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Pepe, eccolo.
Buongiorno a tutti, martedì 12 agosto. Oggi Gesù ci parla di un amico che va a trovare un amico a mezzanotte a bussargli perché ha bisogno di dei pani. E allora che cosa ci viene detto? Che bello avere un amico così. Che bello avere un amico al quale puoi bussare persino a mezzanotte. Perché? Perché vuol dire essere in una confidenza estrema. Perché vuol dire sapere di poter contare su quello. Deve essere una persona con cui hai condiviso la vita, con cui sei cresciuto, con cui hai affrontato gioie e dolori. Ecco, non so se abbiamo degli amici così, ma Gesù ci dice che Dio è un amico così, con cui ha un'intimità, una confidenza, che anche se lo svegli di notte, ecco, non ti sembra di fargli un torto. Ecco, chiediamo di saper vivere una confidenza così profonda con Dio, chiedendo però di avere anche amici al quale possiamo bussare davvero a mezzanotte quando abbiamo bisogno. Buona giornata. Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore. Guidami sempre verso il Signore. Quando la vita mi sembra in tempesta, tu sei la calma, la pace che mi dà. Mi affido a te, in te trovo riparo. Sei tu la madre, la dolce verità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore. Guidami sempre verso il Signore. Nelle tue mani affido il mio cammino. Tu sei la madre, la guida il destino. Nel tuo sguardo trovo la mia via, sei il rifugio dell'anima mia. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità,
sei il faro della mia eternità. Ave Maria, regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore. Agosto, settimo giorno della novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e corpo al cielo, dove sei acclamata regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. Ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e offrirti il nostro omaggio ed il nostro amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi sappiamo che il tuo sguardo, che maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia ora in cielo alla vista dell'umanità gloriosa della sapienza increata, e che la letizia dell'anima tua, nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità, fa sussultare il tuo cuore di beatificante tenerezza, noi poveri peccatori a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo fin da questa nostra vita terrena a gustare il Dio solo, nell'incanto delle creature. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze, che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie, che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato, ecco il tuo figlio. Noi, che ti invochiamo nostra madre, ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, all'oppressione dei giusti e dei deboli. Noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime,
attendiamo dal tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra patria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo infine che nella gloria dove regni vestita di sole e coronata di stelle, tu sia, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli angeli e di tutti i santi. Da questa terra dove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo verso di te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza. Attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno dopo il nostro esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. Recitiamo insieme il Salve Regina in onore della Beata Vergine Maria. Salve, o Regina Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte.
Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà,
Fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Dolce Maria, tu stella del mattino, guida il cammino, illumina il mio cuore. Nei giorni bui sei tu la mia speranza, nel tuo abbraccio trovo il vero amore. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore. Quando la vita mi sembra in tempesta, tu sei la calma, la pace che mi dà. Mi affido a te, in te trovo riparo. Sei tu la madre, la dolce verità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore. Nelle tue mani affido il mio cammino, tu sei la madre, la guida il destino. Nel tuo sguardo trovo la mia via, sei il rifugio dell'anima mia. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria,
tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore. Contribuisci all'opera di preghiera di Fra Giovanni. Il nostro cuore ti adora. Ogni giorno portiamo conforto a tanta gente che soffre, a tanti poveri che ci chiedono aiuto, a tante persone ammalate. Tutto questo grazie al tuo aiuto prezioso. Sostieni anche tu la nostra opera e il nostro canale con una donazione. Puoi farlo tramite il conto corrente della Fraternità di San Francesco, indicato in sovraimpressione, oppure attraverso il link che trovi in descrizione. Non far mancare il tuo sostegno alla preghiera. Il tuo aiuto è un prezioso gesto d'amore verso il Signore. Grazie di cuore. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Redentore. Il nostro cuore ti adorerà. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Quando il buio scende su di me, quando il mondo spegne ogni speranza, tu sei lì, mi sostieni e mi rialzi. Hai portato il peso del mio cuore, con il tuo perdono mi hai guarito. Tu sei pace nella tempesta, sei riposo nella lotta, nel silenzio parli al mio cuore, anima mia spera nel Signore. Anche se camminassi nella valle oscura, io non temerei, perché tu sei con me. Il tuo amore è forte
in me, solo in te, Gesù, solo in te, Gesù, c'è salvezza, amore e verità, solo in te, Gesù. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 12 agosto 2025, settimo giorno della novena in preparazione alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Carissimi fratelli e sorelle, oggi continuiamo il settimo giorno della novena in preparazione alla solennità dell'Assunzione. Questo è un cammino di fede e di speranza che ci conduce sempre più vicino al cuore della nostra Madre Maria. In questi giorni la contemplazione di Maria ci insegna ad alzare lo sguardo verso il cielo, ma avendo sempre i piedi ben piantati sulla terra. Vedete, l'assunzione della Beata Vergine Maria è la certezza che anche noi siamo fatti per la gloria, ma che il cammino verso quella meta passa sempre attraverso la fedeltà, i piccoli gesti, l'amore vissuto nel concreto. Maria, come ben sappiamo, è stata sempre umile e piccola agli occhi del mondo, per questo è stata innalzata da Dio, e questo ci ricorda che il Signore guarda al cuore e non alle apparenze. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal libro del Deuteronomio, ci viene presentato uno dei momenti più intensi della storia di Israele. Mosè, ormai anziano, affida al popolo e a Giosuè un messaggio di coraggio e di speranza. Mosè sa che non attraverserà con loro il Giordano, ma non lascia il suo popolo nella paura, anzi ripete con forza. E leggiamo: «Il Signore camminerà davanti a te, non ti abbandonerà, non temere». Queste sono parole che potremmo fare anche nostre in ogni momento di incertezza,
Mosè, che ha guidato Israele per tanti anni, ora si ritira, ma non smette di ricordare che la vera guida è il Signore. La guida non è l'uomo, perché l'uomo non garantisce il futuro, ma la guida è Dio che accompagna sempre nel cammino. Carissimi fratelli e sorelle, questo è un invito alla fiducia, è lo stesso che Maria ha vissuto in tutta la sua vita. Ha camminato sempre dietro a Dio, anche senza sapere ogni volta dove l'avrebbe condotta. Però Maria si è fidata anche quando la strada sembrava oscura e per questo il Signore l'ha innalzata. Vedete, il canto del Deuteronomio che oggi accompagna la liturgia ci fa lodare la fedeltà di Dio, perché è un canto che ci ricorda la tenerezza di un Padre che ci sostiene e ci protegge, che porta il suo popolo come un'aquila porta i piccoli sulle ali. Questa è un'immagine bellissima che si sposa con quella di Maria, che come madre porta e custodisce sempre i suoi figli. Nel Vangelo secondo Matteo, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo portati al cuore di un insegnamento importante di Gesù. In questa lettura vediamo che i discepoli chiedono: chi è il più grande nel regno dei cieli? Questa è una domanda che rivela quando il loro pensiero fosse ancora radicato nelle logiche umane di potere e di prestigio. Però qui vediamo che Gesù risponde con un gesto, chiama un bambino, lo pone in mezzo e dice che bisogna diventare come i piccoli per entrare nel regno. Qui non si tratta di ingenuità, il bambino è colui che dipende totalmente, che vive di fiducia, che non si appoggia sulle proprie forze. Vedete, diventare come i piccoli significa imparare a riconoscere che siamo creature e che la nostra forza è Dio stesso. Per questo Gesù aggiunge questo e rileggiamo: guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché in loro c'è una dignità che non si misura con il metro del mondo, ma con lo sguardo di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, in questa lettura Gesù racconta questa parabola della pecora smarrita e ci dice che il pastore lascia le 99 pecore per andare a cercare quella sola. Questo è il cuore stesso del Padre, che non vuole che nessuno si perda. Questo è il cuore di Maria, che ha imparato ad accogliere e ad imitare Dio. Quante volte, fratelli e sorelle, nella sua vita terrena Maria ha guardato con attenzione i piccoli, i poveri, gli esclusi. Maria, come Gesù, ha saputo prendersi cura di chi è lontano e smarrito per riportarlo alla casa del Padre. Per questo oggi dobbiamo chiedere la sua intercessione per questo mondo smarrito, per questo mondo che ha perso la pace, affinché lei possa toccare con il suo cuore di madre tutti i cuori del mondo, affinché in questo mondo smarrito ritorni la pace e l'amore fraterno. Carissimi fratelli e sorelle, in questo 7° giorno della novena, la parola di Dio ci invita a fidarci totalmente di Dio e a vivere la piccolezza evangelica. Nella prima lettura di oggi Mosè ci ricorda che il Signore non ci abbandona mai, mentre Gesù nel Vangelo ci insegna che la vera grandezza non sta nel farsi servire, ma nel farsi piccoli per amore. E Maria ci mostra che chi si umilia sarà sempre innalzato. Allora, in questo cammino verso l'Assunzione, impariamo a consegnare al Signore le nostre paure, le nostre resistenze, per vivere come figli che si affidano, e chiediamo alla Madre di insegnarci a guardare ogni persona, soprattutto i piccoli e i fragili,
con il rispetto e la tenerezza con cui Dio guarda ciascuno di noi. Solo così anche noi un giorno potremo partecipare alla gioia del cielo, dove Maria già ci attende. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, un buon 7° giorno della novena all'Assunzione della Beata Vergine Maria. Possa la Santissima Vergine Madre intercedere per noi, per tutti gli ammalati, per le nostre intenzioni, per i sofferenti e per la pace nel mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 12 agosto 2025. 7° giorno della novena in preparazione alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio,
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina,
intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Quando il buio scende su di me, quando il mondo spegne ogni speranza, tu sei lì, mi sostieni e mi rialzi. Hai portato il peso del mio cuore, con il tuo perdono mi hai guarito. Tu sei pace nella tempesta, sei riposo nella lotta, nel silenzio parli al mio cuore. Anima mia spera nel Signore, anche se camminassi nella valle oscura, io non temerei, perché tu sei con me. Il tuo amore è forte, più della morte. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Solo in te, Gesù, solo in te, Gesù, c'è salvezza, amore e verità. Solo in te, Gesù.
contribuisci all'opera di preghiera di Fra Giovanni. Il nostro cuore ti adora. Ogni giorno portiamo conforto a tanta gente che soffre, a tanti poveri che ci chiedono aiuto, a tante persone ammalate. Tutto questo grazie al tuo aiuto prezioso. Sostieni anche tu la nostra opera e il nostro canale con una donazione. Puoi farlo tramite il conto corrente della Fraternità di San Francesco, indicato in sovraimpressione, oppure attraverso il link che trovi in descrizione. Non far mancare il tuo sostegno alla preghiera. Il tuo aiuto è un prezioso gesto d'amore verso il Signore. Grazie di cuore. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Redentore. Il nostro cuore ti adorerà. Pensiero di Padre Pio di oggi. La fede è come la luce che illumina l'oscurità della vita. Senza fede non possiamo vedere il vero cammino. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone XIV. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori
e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri difetti, come abbiamo noi dimenticato ai nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non lascia battere i nostri doni, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O Maria, che sei apparsa a Bernadette, qui nella nicchia della grotta di Massabielle, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Lava ogni traccia di fango che può imbrattare la nostra vita con l'acqua viva, che è la parola del tuo Figlio. Tu che hai guardato la piccola Bernadette come una persona guarda un'altra persona, riconoscendole dignità e valore, accogli ognuno di noi che qui a Massabielle viene per sperimentare la misericordia di Dio e la tua protezione, e fondi su di noi la grazia della tua pace. Noi ti preghiamo per i peccatori e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace, del perdono e della riconciliazione. Sii consolazione per i malati e i sofferenti e sostieni nei momenti della prova e del dubbio. O Maria, tu che ci riveli la luce del cielo, apri il nostro cuore all'accoglienza piena del tuo Figlio Gesù. Ti preghiamo, accompagnaci e proteggici. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette,
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nell'ultima meditazione ho parlato della scala bianca che simboleggia la devozione alla Madonna. Oggi vediamo meglio questo argomento negli scritti di San Massimiliano Maria Kolbe. Innanzitutto dobbiamo vedere nei fioretti di San Francesco d'Assisi, nei capitoli aggiuntivi e precisamente al capitolo 7, questa visione avuta da frate Leone, uno dei primi compagni di San Francesco d'Assisi. Frate Leone ebbe una visione secondo la quale i frati si sforzavano di raggiungere il paradiso lungo una scala rossa, in cima alla quale vi era Gesù, ma tutti, dopo di aver salito alcuni gradini, cadevano a terra. Allora San Francesco incoraggiò i frati a salire al cielo lungo una scala bianca, in cima alla quale era ad attenderli la Madonna, e senza alcuna fatica entrarono nel reame eterno. Questa visione ci fa comprendere che noi dobbiamo seguire la stessa strada percorsa da Gesù. Come Gesù è venuto a noi per mezzo di Maria, così anche noi dobbiamo andare a Lui per mezzo di Maria. San Massimiliano fa diverse volte accenno a questa visione della scala bianca e così nel 1936 scrive ai confratelli di Niepokalanów, ovvero la città dell'Immacolata da lui fondata in Polonia, che raccoglieva oltre 700 frati. Un amore illimitato all'Immacolata. Che cos'è? L'Immacolata è talmente unita a Dio mediante l'amore che si innalza al di sopra non solo di tutti i santi, ma anche al di sopra degli angeli, degli arcangeli, dei cherubini, dei serafini.
Perciò un amore illimitato verso l'Immacolata ci eleva fino a lei e ci congiunge a lei mediante l'amore, al di sopra di tutti costoro. Che cos'è l'amore illimitato dell'Immacolata? Ella è vicinissima a Dio, mentre noi siamo vicinissimi a lei e di conseguenza attraverso lei a Dio stesso. Dio ci ha dato questa scala bianca e vuole che noi, salendo su di essa, arriviamo fino a Lui, o piuttosto che ella, dopo averci stretto al suo petto materno, ci porti fino a Dio. Scritti Colbiani, numero 461. Il grande desiderio di San Massimiliano era quello di moltiplicare queste città dell'Immacolata per il mondo intero affinché diventassero dei centri di apostolato mariano, in modo tale che tutti salissero su per questa scala bianca fino a raggiungere facilmente il cielo. E così scrive nel 1935 ai confratelli che erano in formazione nella città dell'Immacolata della Polonia. Bisognerebbe non dimenticare che sotto il sole non esistono solo la Polonia e il Giappone, infatti fondò una città dell'Immacolata anche in Giappone, ma che un numero ancor più grande di cuori palpita oltre le frontiere di questi paesi. Quando i cavalieri dell'Immacolata giungeranno fino ad essi? Quando fonderanno le Niepokanov nelle loro terre? Quando li condurranno al Sacratissimo Cuore di Gesù lungo la scala bianca dell'Immacolata, secondo la visione che ebbe il padre San Francesco? Scritti Colbiani, numero 647. La scala bianca è la scala della consacrazione all'Immacolata. San Massimiliano conosceva gli scritti di San Luigi di Monforte e di questo fa accenno in una lettera scritta a Fra Venanzio nel 1935. Così scrive: Caro figlio, ringrazia l'Immacolata che ti ha concesso di comprendere praticamente il suo mistero, come dice il beato Grignon, e pregala che voglia concedere questa grazia anche agli altri. Infatti non è tanto con la nostra intelligenza limitata, quanto mediante la grazia dello Spirito Santo che la convinzione di quei sublimi misteri penetra nel cuore e vi si sviluppa. Ma qui è indispensabile moltissima umiltà. Io ho tanta paura che col passar del tempo il nemico riesca a suggerire ai fratelli di abbandonare la scala bianca che il nostro padre San Francesco vide in una visione per tentare di salire al cielo lungo la scala rossa. Satana, infatti, sa già in anticipo quale sarà il risultato. Scritti Colbiani, numero 654. La gioia di San Massimiliano era grande quando riusciva a diffondere sempre di più la devozione alla Madonna e quando molte anime salivano su per questa scala bianca della devozione mariana, e di questo fa testo la lettera che San Massimiliano scrisse nel 1938 a Fra Mieczyslav. Grazie all'Immacolata che tante giovani anime imparano a camminare verso il Sacratissimo Cuore di Gesù attraverso l'Immacolata, per poter in seguito condurre anche gli altri lungo questa strada d'oro. La scala bianca, di cui il padre San Francesco ebbe la visione, indica chiaramente tale via. Scritti Colbiani, numero 821. Cari fratelli e sorelle, ringraziamo sempre di cuore il Signore per averci donato questa scala bianca, per mezzo della quale possiamo giungere a Lui nella maniera più bella, più facile, più rapida. E ci rivolgiamo ora a lei, all'Immacolata, chiedendole, come diceva San Massimiliano Kolbe, che ci stringa al suo cuore
e che ci innalzi su nel cielo. O Vergine Immacolata, Madre di Dio degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e corpo al cielo, dove sei acclamata Regina da tutti i cori degli angeli, da tutte le schiere dei santi. Ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti il nostro omaggio e il nostro amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine assunta in cielo in anima e corpo, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco. Da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia.
È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione, e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi, e Dio lo chiamava il Paron, e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città, che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire, perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
12 agosto, settima salita. La salita dei discepoli, ovvero coloro che compiono la volontà di Dio. Maria è madre di tutti i discepoli. Dal Vangelo di Marco. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio. Costui è mio fratello, sorella e madre. Salutazione angelica. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale tutti gli spiriti e beati del cielo vi acclamarono. Discepola perfetta di Cristo, prega per noi. Avvocata di grazia, Signora del perdono. Andiamo a pagina 11, secondo paragrafo della preghiera di Giovanni Paolo II, tu figura della Chiesa. Proprio vicino all'immagine. Madre benedetta, preghiamo assieme, assisti tutti i giovani che si stanno sforzando di dare un sì definitivo e responsabile alla chiamata del Signore, al sacerdozio, alla vita religiosa o a una consacrazione speciale nella Chiesa. Ottieni per loro il coraggio e la speranza di cui hanno bisogno per superare tutti gli ostacoli e seguire da vicino il cammino del tuo Figlio divino. Maria, assunta in cielo, prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele. Disse loro: Io ho 120 anni, non posso più andare e venire. Il Signore inoltre mi ha detto: tu non attraverserai questo Giordano. Il Signore tuo Dio lo attraverserà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni, in modo che tu possa prenderne possesso. Quanto a Giosuè, egli lo attraverserà davanti a te, come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e Og, re degli Amorrei, e come ha trattato la loro terra che egli ha distrutto. Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dato. Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: sii forte e fatti animo, perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore giurò ai loro padri di darvi. Tu gliene darai il possesso. Il Signore stesso cammina davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo. Parola di Dio. Porzione del Signore è il suo popolo. Voglio proclamare il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Egli è la roccia, perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe sua parte di eredità. Il Signore, Lui solo lo ha guidato, non c'era con Lui alcun Dio straniero. Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore. I discepoli, ancorati alle logiche economiche e sociali di ogni tempo, anche il nostro, ragionano con la mentalità della grandezza e della potenza. Chi è più grande conta maggiormente di chi è più piccolo. Così il desiderio di essere grandi li avvince e li paralizza allo stesso tempo. Gesù allora deve scavare nel loro cuore per scalzare questa mentalità che distorce ed imbroglia. Mostra la piccolezza come criterio ultimo per la salvezza e per la fede. Essere piccoli significa dipendere dagli altri, non potersi difendere da soli, non sentirsi autosufficienti, abbandonarsi a qualcun altro. Così è la pecorella che si smarrisce e viene ritrovata, così è dei piccoli che vengono tragicamente scandalizzati, così è nella comunità cristiana quando qualcuno spezza la comunione con gli altri. I guai del Signore, Gesù, non si fanno aspettare, perché la posta in gioco è troppo importante. Non ci deve sfuggire un particolare nelle parole di Gesù, quello relativo agli angeli che seguono i piccoli e che contemplano sempre il volto del Padre. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua nel provino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. E ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare del defunto Carollo Francesco, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuseppina, Bachita e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna. Amen. Non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima del cuore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Preghiamo. La partecipazione ai Tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della Tua verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimeteo per la nuova settimana che inizierà lunedì 11 e attenzione, ci attende un'intera settimana davvero bollente, resiste infatti sul Mediterraneo centrale e sull'Italia questa bolla di alta pressione nordafricana che spinge aria molto calda sulle nostre regioni. Quindi da un certo punto di vista condizioni meteo tipicamente estive, i vacanzieri e gli albergatori possono stare tranquilli, però gran caldo, ci sarà da sudare parecchio nelle zone interne
interne del centro-sud potremo toccare i 38-40 gradi, rendetevene conto, e anche al nord non si scherza, sulla bassa Valpadana punte di 36-38 gradi, tra l'altro anche con un po' di umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e quanto durerà, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ben ritrovati dalla redazione. È stato trovato senza vita il corpo di Giulia Bonin, la ragazza di 25 anni che non dava traccia di sé da domenica all'ora di pranzo, quando si è allontanata dalla sua abitazione a Trieste. La ragazza non aveva più risposto alle chiamate né ai messaggi della mamma, così la donna, preoccupatissima, ieri ne ha denunciato la scomparsa alla questura. Subito si è attivata la macchina delle ricerche coordinata dalla prefettura. Previsto in casi come questo è stato attivato il piano di ricerche coordinato dalla prefettura. Operatori del soccorso alpino, polizia di Stato, vigili del fuoco hanno battuto palmo a palmo i sentieri attorno al santuario di Montegrisa, una zona che la ragazza è solita frequentare. Proprio lì 2 passanti hanno ritrovato per caso la sua borsetta riconosciuta grazie ad alcuni effetti personali contenuti all'interno. In serata era stata anche confermata la notizia che la giovane si trovasse in zona fino alle 7:30 del mattino. Il suo cellulare infatti aveva agganciato una cella telefonica locale a quell'ora. Una bambina triestina di 6 anni in vacanza con la famiglia a Grado ha rischiato di annegare dopo essere stata risucchiata dal sifone del riciclo dell'acqua della piscina riservata agli adolescenti all'interno della Redisen e Camping Punta Spin. Sotto il pronto intervento dei presenti è riuscito a scongiurare la tragedia. Sono intervenuti il nonno della piccola presente a bordo vasca, 2 turisti e il bagnino dello stabilimento. Insieme sono riusciti prima a staccarla e poi a tirarla fuori dall'acqua. La bambina è stata trasportata in ospedale a Udine a bordo dell'elisoccorso fatto intervenire dal 112 a Grado insieme all'ambulanza.
2 incendi sono divampati ieri sul Carso triestino. Il primo si è sviluppato in tarda mattinata nel tratto di bosco compreso tra San Giovanni di Duino e Medeazza. Il rogo è stato completamente spento dai vigili del fuoco in collaborazione con il Corpo Forestale regionale e i volontari della Protezione Civile. Le operazioni, viste il forte vento, non sono state semplici. Nel giro di un'ora i pompieri sono comunque riusciti a domare ed estinguere le fiamme. Ancora furti ai danni di attività commerciali ignoti si sono introdotti nel negozio Guerin Profumeria del gruppo Il Tulipano a 2 passi dall'ospedale Maggiore. I ladri hanno forzato la serranda, ma non è stato possibile sapere cosa è stato rubato. Stando alle informazioni dei carabinieri, infatti, il danno è ancora da quantificare. Il personale del negozio raggiunto ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Parlate con la proprietà. Le indagini sono affidate ai carabinieri di via Ermet, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del furto consumato. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per oggi: cielo in prevalenza sereno con locale nuvolosità pomeridiana sulla zona montana. Di notte al mattino bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, poi nel pomeriggio il vento andrà attenuandosi ma rimarrà borrino sul Carso e a Trieste. Temperature massime ancora elevate sia in pianura che sulla costa. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 20 e 24 e sulla costa fra 24 e 26 gradi, massime in pianura fra 33 e 35 e sulla costa fra 32 e 35 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi. Striscia di Gaza, 6 reporter di Al Jazeera uccisi in attacco aereo israeliano a Gaza City, l'emittente qatariota Raid mirato. Luglio 2025, terzo mese più caldo mai registrato a livello globale. Il monito degli scienziati: ridurre le emissioni di gas serra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ospita i leader di Azerbaigian e Armenia alla Casa Bianca, obiettivo raggiungere un accordo di pace dopo 4 decenni di conflitto. Un'ondata di attacchi israeliani ha colpito lunedì diverse aree della striscia di Gaza, mentre Israele prepara l'espansione della sua offensiva di terra per prendere il controllo di Gaza City. Secondo alcuni residenti si è trattato del bombardamento più intenso delle ultime settimane. La Società della Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito che 7 persone sono state uccise e 41 ferite, tutte portate all'ospedale Al-Quds di Gaza City. Le ambulanze, ha spiegato l'organizzazione, continuano a trasportare feriti mentre i bombardamenti proseguono, con l'equipe medica al lavoro 24 ore su 24 nonostante le risorse scarse. Gli attacchi seguono le dichiarazioni di domenica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ribadito l'intenzione di espandere l'operazione su Gaza City, una delle ultime aree non ancora sotto il controllo militare israeliano. L'offensiva aerea e terrestre israeliana ha già provocato lo sfollamento della maggior parte della popolazione palestinese e spinto la striscia sull'orlo della carestia. Sono 5 giornalisti dell'emittente qatariota Al Jazeera che sono stati uccisi domenica in un attacco aereo israeliano vicino all'ospedale Al-Shifa a Gaza City. Secondo le statistiche del Comitato per la protezione dei giornalisti, 186 reporter sono stati uccisi dall'inizio dell'offensiva militare israeliana sulla striscia, iniziata nell'ottobre 2023. Le vittime sono i corrispondenti Anas al-Sharif e Mohamed Kuraik, insieme ai fotografi Ibrahim Zaher, Mohamed Nofel e Mamam Aliwa. Secondo Al Jazeera si trovavano all'interno di una tenda per giornalisti, di fronte all'ospedale quando sono stati colpiti. L'emittente ha denunciato l'episodio come un nuovo attacco palese e deliberato alla libertà di stampa e un assassinio mirato, attribuendo la responsabilità all'esercito israeliano e al governo di Benjamin Netanyahu. L'esercito israeliano ha confermato di aver preso di mira al-Sharif, sostenendo che fosse il comandante di una cellula di Hamas e coinvolto in attacchi missilistici contro civili e militari israeliani. Al Jazeera ha respinto le accuse, denunciando una campagna di incitamento da parte delle forze israeliane. Secondo la direttrice esecutiva del Comitato dei giornalisti, le autorità israeliane non hanno fornito prove a sostegno delle accuse di attività terroristiche contro i reporter uccisi.
L'Australia riconoscerà lo Stato palestinese, ha dichiarato lunedì il primo ministro Anthony Albanese, seguendo l'esempio dei leader di Francia, Gran Bretagna, Canada e Malta. Il premier australiano ha affermato che la decisione sarà formalizzata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the State of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. L'annuncio di Albanese arriva dopo settimane di pressioni da parte del suo gabinetto e di molti australiani, nonché dopo le crescenti critiche da parte dei funzionari del suo governo sulla sofferenza in corso a Gaza, che il premier ha definito una catastrofe umanitaria. Prima dell'annuncio, domenica, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato Canberra e gli altri paesi che hanno deciso di riconoscere lo Stato palestinese. Il luglio 2025 è stato il terzo mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo rivela l'ultimo bollettino del Servizio Climatico dell'Unione Europea Copernicus. In Europa la temperatura media del luglio 2025 è stata di poco superiore a 21 gradi, 1,5 gradi al di sopra della media 1991-2020 per il mese, rendendolo il quarto più torrido. Nel frattempo luglio ha registrato globalmente 1,25 gradi al di sopra del livello preindustriale. Si tratta del quarto mese degli ultimi 25 con una temperatura globale inferiore a 1,5 gradi. Questo significa che lo storico accordo di Parigi è fallito? L'intesa, ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione, è finalizzata a limitare l'aumento della temperatura media a lungo termine a 1,5 gradi rispetto al livello preindustriale. La risposta immediata è no, non è ancora fallito. Perché sia così, i livelli devono essere superati per almeno 2 decenni. The Paris Agreement refers to a long-term average temperature of 1.5 that shouldn't be exceeded in order to avoid the most catastrophic and irreversible consequences of climate change. What we have seen over the past couple of years is temporary breaches of this limit, but once we have reached this 20-year average global temperature above 1.5, that's when we can consider that we have exceeded the limit of the Paris Agreement. La tendenza al riscaldamento a lungo termine è direttamente collegata all'accumulo di gas serra nell'atmosfera. In altre parole, il cambiamento climatico non si è fermato. In tutta Europa se ne vedono gli effetti, dal caldo estremo alle inondazioni catastrofiche che hanno colpito diversi paesi quest'estate. Gli esperti sono chiari. Questa tendenza al riscaldamento non si arresterà se i gas serra continueranno a essere emessi. And even if at some point in the next few years we might reach this 1.5 degree limit set by the Paris Agreement, we must continue doing everything we can to cut greenhouse gas emission. As we often say, every fraction of a degree matters. Se i gas serra non vengono stabilizzati, gli esperti avvertono che il mondo dovrà prepararsi a nuovi record di temperatura e a un peggioramento del loro impatto. Più di 1000 operatori stanno combattendo 3 grandi incendi nel Portogallo continentale. La situazione più critica si registra nel comune di Trancoso, dove un incendio, riattivatosi a metà domenica, è stato alimentato dalle alte temperature e forti venti. La popolazione ha trascorso la notte sotto shock dopo che le fiamme hanno minacciato diversi villaggi. Almeno 17 persone hanno riportato ferite lievi. Oltre 600 operatori sono impegnati a terra, supportati da 6 mezzi aerei arrivati nella mattinata di lunedì. Nel comune di Colviglia, le fiamme nella parrocchia di Sobral de São Miguel coinvolgono più di 370 vigili del fuoco, 115 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei. A Tabuasso sono presenti oltre 80 vigili del fuoco e 5 velivoli per il contenimento. Notizie più rassicuranti arrivano da Villa Real, dove un incendio è stato domato dopo giorni.
Secondo la protezione civile, più di 350 operatori rimangono sul posto, con 119 mezzi terrestri per evitare eventuali nuovi focolai. Lunedì 12 distretti del Portogallo sono sotto allerta arancione a causa del caldo intenso. L'allerta resterà in vigore fino a martedì, con temperature che difficilmente scenderanno prima del 13 agosto. Ondata di incendi boschivi in Spagna, in particolare nel nord del paese. Le temperature record e le condizioni di siccità stanno alimentando le fiamme, rendendo difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. Le regioni settentrionali di Castiglia e León e Navarra sono tra le più colpite. Le autorità hanno adottato misure drastiche come il blocco delle strade nel tentativo di contenere le fiamme. Una persona è morta e almeno 29 sono rimaste ferite dopo che un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la città di Sindirghi, nella provincia nord-occidentale turca di Balıkesir, domenica sera. Più di una dozzina di edifici sono crollati a causa del sisma, le cui onde d'urto sono state avvertite fino a Istanbul, a circa 200 km a nord dell'epicentro. Il terremoto è stato seguito da almeno 20 scosse di assestamento, anche queste avvertite in diverse città. I feriti sono stati estratti vivi dalle macerie degli edifici crollati, la maggior parte abbandonati o inutilizzati. L'unica vittima, un anziano di 81 anni, ha perso la vita dopo essere stato tratto in salvo. L'Agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze del paese ha esortato i cittadini a non entrare negli edifici danneggiati. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rilasciato una dichiarazione in cui augura ai cittadini colpiti una pronta guarigione. Lunedì le forze armate ucraine hanno portato a termine una serie di attacchi con droni in Russia. Hanno colpito strutture dell'industria della difesa, alcune situate a migliaia di chilometri dal confine ucraino. Un attacco a un impianto aerospaziale nella regione di Nizhny Novgorod ha ucciso una persona e ne ha ferite altre due, secondo il governatore locale. Altre 2 vittime si sono registrate nella regione di Tula. Un altro attacco ha colpito una raffineria di petrolio nella Repubblica di Komi, a quasi 2000 km dal confine ucraino. Nel frattempo, almeno 20 persone sono rimaste ferite domenica in un attacco russo nella città ucraina di Zaporizhzhia. 2 attacchi hanno distrutto 2 edifici civili, veicoli e case vicine, oltre a una clinica medica. Non sono state segnalate vittime, ma finestre, uffici, reparti e alcune attrezzature mediche sono state danneggiate. Il senatore conservatore candidato alla presidenza della Colombia, Miguel Uribe Turbay, è morto lunedì presso la Fondazione Santa Fe di Bogotà, dove si trovava ricoverato dal 7 giugno scorso, dopo essere stato vittima di un attentato durante un comizio elettorale nella capitale colombiana. La notizia è stata confermata sui social dalla moglie Maria Claudia Tarazona. Uribe Turbay, 39 anni, aveva riportato ferite d'arma da fuoco alla testa e a una gamba. Dopo l'attentato era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza ed era rimasto ricoverato in terapia intensiva fino alla sua morte. Buonasera e benvenuti al TG.
Ci sono meno turisti o ci sembra solo così? E da quali paesi arrivano soprattutto? I dati della prima metà dell'anno offrono una risposta concreta a una domanda che si ripresenta puntualmente ogni estate. Per avere un quadro reale della situazione e sapere chi ci visita e in quale numero abbiamo fatto visita all'ente turistico di Polo, abbiamo parlato con la direttrice, che all'inizio ci ha rivelato quali sono le cifre per il mese di luglio. Quello che possiamo dire è che abbiamo registrato un piccolo calo negli arrivi del 5% e nei pernottamenti del 3%. Certo sarebbe meglio non avere cali, ma non è così drammatico. I pernottamenti, che sono l'indicatore principale, hanno segnato un calo del 3%. Ma credo che non sia così grave, considerando che sapevamo che pian piano non possiamo essere sempre in costante crescita. Dall'altra parte sappiamo anche che la situazione generale nel mondo non è proprio rosea, direi politico-economica. Proprio di recente ho letto un sondaggio condotto in Europa. Molti europei provano insicurezza e per questo motivo alcuni non viaggiano, altri viaggiano meno, altri ancora risparmiano e così via. Ecco perché forse c'è questa percezione che i turisti non ci siano, mentre in realtà ci sono, ma magari non spendono così tanto. In tempi più incerti le persone tendono